Letture di settembre, eccole qui, adesso le vediamo insieme. Ciao a tutti e benvenuti su Fiore di Ciliegio. Oggi vi mostro le mie letture del mese di settembre, come vi dicevo, sono molte, quindi io posso dirmi abbastanza soddisfatta questo mese, anche se la pila delle cose accumulate e non lette è ancora molto alta, quindi la strada è ancora lunga. Perché sì, questo mese ho voluto concentrarmi per sfoltire quella pila il più possibile e il risultato è stato soddisfacente, se non fosse che con i nuovi acquisti quella pila è tornata come prima. Quindi sì, molto bene. Ma ora bando alle ciance, partiamo subito con le letture, non vado in ordine di genere, seguo semplicemente l'ordine di lettura che mi appunto ogni mese, di conseguenza vedrete tutti i generi e quant'altro misti. E la mia prima lettura di questo mese è stato Il principe e la sarta, una graphic novel che mi è stata prestata, che quindi non ho qui da mostrarvi, ma ne abbiamo parlato in un video e ve lo lascio qua sopra nelle schede e linkato in descrizione per scoprire di più. Subito dopo mi sono finalmente decisa e ho letto Heartstopper numero 1 e si tratta di un fumetto in più volumi. L'autrice è inglese, il quinto volume dovrebbe essere l'ultimo ed è una storia meravigliosa che io già conoscevo prima dell'annuncio perché è disponibile in inglese su Tapas dove l'autrice stessa lo pubblica. Di conseguenza io lo stavo già seguendo quando è stato annunciato, sono stata contentissima, quindi anche se è un'opera che avevo già letto 3 volte prima di prendere in mano il cartaceo, è stata comunque una bellissima rilettura. Si tratta di un boys love, come avrete capito, con questi disegni veramente carinissimi ed è una storia scolastica veramente bella. Arrivando al manga ho ripreso la lettura di Saga of Tanya the Evil. Questi sono i volumi numero 4 e 5. Si tratta di un isekai, fantasy, guerra, ve ne parlavo anche nel video acquisti, perciò vi rimando a quello se volete scoprire di più. Ho letto poi il numero 2 di Coyote, Boys Love Edito Flashbook. Questo volume l'ho tenuto da parte per diversi mesi, infatti speravo di decidermi a lasciar perdere la serie una volta letto. La verità è che mi ha presa di nuovo, infatti avete visto che ho recuperato il terzo volume. È una storia già interessante, sovrannaturale, con i licantropi, che in questo volume diventa ancora più interessante, quindi non ho potuto decidere di fermarmi. Poi abbiamo una novità, Fatti odiare, il numero 1. È un boys love ma è anche un Omegaverse. Se non sapete di cosa si tratta e vi interessano le mie prime impressioni su quest'opera, ho fatto un video per parlare di entrambe le cose, perciò ve lo lascio qua sopra nelle schede ma anche linkato in descrizione. E abbiamo uno shoujo, Primo amore numero 9. Avrei voluto aspettare il 10 per leggerlo, infatti il 10 è l'ultimo, ma non mi è ancora arrivato ed ero curiosissima, perciò ho lasciato perdere l'idea iniziale e mi sono buttata su questa lettura. Un bel volume per una storia romantica, scolastica, dolce, delicata, senza pretese. È una serie che finora mi è piaciuta molto, vedremo quando avrò il 10° volume come si concluderà e quali saranno le mie impressioni finali. E cambiamo genere con So I'm a Spider So What, il numero 6. Questa serie mi sta piacendo moltissimo, è un isekai fantasy in cui la protagonista si ritrova a rinascere nei panni di un ragno. La vediamo in questo dungeon che affronta diverse creature, che sale di livello e più o meno è tutto, ma in questo volume compaiono altri personaggi, il che apre a tante possibili conseguenze. Sinceramente non so cosa aspettarmi, ma leggerò i prossimi il prima possibile perché sono veramente troppo curiosa e quando sarò andata avanti abbastanza mi butterò anche sull'anime. Un altro isekai con The Rising of the Shield Hero numero 13. Vi dicevo nello scorso video acquisti che avevo recuperato questo volume in passato, ma il precedente non ce l'avevo, anche se credevo di sì. Quindi avendolo finalmente recuperato ho potuto continuare con la lettura e niente, questo manga mi sta piacendo moltissimo. È un isekai un po' più classico rispetto a So I'm a Spider So What. Il protagonista è stato evocato in questo mondo fantasy insieme ad altri ragazzi, insieme sono gli eroi portatori delle 4 armi sacre. A lui però è capitato lo scudo, tutti hanno già un pregiudizio, lo trattano malissimo, lui inizia a comportarsi di conseguenza. La storia è sempre più bella e in questi volumi mi è proprio venuta l'urgenza di andare avanti. E poi abbiamo Konosuba, sì, ho fatto il pieno di isekai tutto insieme. Questo è il primo volume, l'ho finalmente letto. Konosuba è sì un isekai fantasy, ma è parodico, perciò è l'ideale se cercate una serie piena di vicende che facciano ridere da prendere poco sul serio. E così è bene o male tutto ciò che capita ai nostri protagonisti. Avevo già visto l'anime, l'ho apprezzato molto e ci tenevo ad avere questo primo volume nella mia collezione. Però credo proprio che non andrò avanti, almeno per adesso, perché il volume non è riuscito a prendermi. Quindi anche se è una storia che apprezzo, con personaggi a cui sono affezionata, non sento
sento questo bisogno di andare avanti con la lettura. Per chi fosse curioso della trama, in pochissime parole, il protagonista è Kazuma Sato, un ragazzo giapponese che muore, ma gli viene proposta la possibilità di reincarnarsi in un mondo fantasy. In questo momento ha la possibilità di scegliere qualcosa, qualsiasi cosa da portare con sé, che può essere un'arma, un'armatura o anche una capacità particolare. A proporglielo è una dea, Acqua, e lui decide di portare con sé Acqua. Perciò si reincarnano insieme, si ritrovano a dover collaborare e subito si uniranno ad altri personaggi che come loro sono assurdi e anche abbastanza inutili malgrado le prime impressioni. Il tutto in un contesto molto divertente e assurdo, dove persino i cattivi, i classici Demon Lord o comunque i sottoposti del Demon Lord, si fanno prendere poco sul serio. Poi ho letto un volume italiano, Pendulum numero 5, e anche in questo caso volevo aspettare che mi arrivasse il sesto, ma pazienza, ce l'avevo lì che mi chiamava, quindi l'ho letto. Pendulum è una storia sempre bellissima, un fantasy romantico e devo dire che riesce sempre a sorprendermi, ma non posso dirvi altro perché sarebbe veramente spoiler. Comunque non vedo l'ora di leggere il sesto. E poi abbiamo un boys love, My Lovely Like a Cat, questo è il volume delle side story, un volume unico che va a concludere la serie, a meno che l'autrice non sfoderi altro, chi lo sa. In questo volume, nel corso dei diversi capitoli, seguiamo tutti i vari personaggi della storia, vedendo qualcosa che è successo prima o qualcosa che succede dopo alle vicende che già abbiamo visto nella serie. Quindi tra ship che si avverano e cose in più che vengono svelate è stato un volume veramente carinissimo da leggere e ho apprezzato l'intera serie in generale. E poi ho letto questo, Blank, con il volumetto Rings che fa da apertura di questa storia, se vogliamo. Avendo ormai entrambi i volumi, ho deciso finalmente di leggerli e mi è piaciuto tantissimo. Blank fa da seguito a Compagni di classe, o meglio a tutta la serie di Compagni di classe, perché ci sono diversi volumi che vanno letti in ordine per arrivare poi a questo punto. Forse ci sarà altro su questi personaggi, non lo so, ma questa sembra una bellissima conclusione della loro storia. Ho apprezzato veramente tanto questi volumi che riescono a tenerci in sospeso, malgrado la coppia ormai si sia formata e paia solida. Quindi sì, mi è piaciuto veramente tanto e sono stata contenta di aver aspettato di averli entrambi, così ho letto tutto insieme di fila. E abbiamo un altro OBL, Arukaseno Étranger numero 4. Questa è una serie bellissima, io spero esca presto il prossimo, ma purtroppo la pubblicazione è molto lenta. Comunque niente, un volume che non vedevo l'ora di leggere e che mi è piaciuto molto. Questo programma è stato offerto da Comics Addiction, che in realtà non mi paga, ma vabbè, facciamo finta. La tua fumetteria di fiducia non riesce a farti arrivare i volumi della Flashbook? Ehi, e tu come fai a saperlo? È stato facile, in libreria hai solo Boys Love della Magic Press. Che ti devo dire, capita, i volumi Flashbook non ci sono neanche alle fiere e persino su Amazon spesso non li trovo, quindi ormai ci ho rinunciato. Non temere perché ho la soluzione. Da oggi puoi ordinarli da Comics Addiction. È facile, li contatti, mandi la tua lista e loro ti fanno arrivare i volumi. Spediscono in tutta Italia e all'estero e se sei della loro zona puoi accordarti col proprietario per passare a ritirare i volumi. Con loro chiedi e ti sarà dato. Trovi più info a riguardo nel video in cui ho intervistato il proprietario e tutti i contatti di Comics Addiction sono sempre disponibili in descrizione ai miei video. Ma grazie fiore di ciliegio, adesso vado e ordino tutti i volumi della Flashbook che non ho potuto recuperare nel corso degli ultimi anni. L'importante è che tu adesso abbia un modo per recuperare i manga che tanto volevi e non dimenticare che acquistando da Comics Addiction aiuti il proprietario a realizzare il suo sogno, quello di aprire un punto vendita fisico. Va bene, ho capito, ma adesso basta, fammi vedere il resto del video. E passiamo al seinen con I diari della Speziale. Questo volume mi è stato prestato, l'ho letto e ve ne ho parlato in un video che credo sia già uscito. Se invece non è uscito sappiate che è uno dei prossimi. Una storia molto interessante, ma appunto vi lascio a quel video che troverete qua sopra nelle schede o linkato in descrizione per scoprire qualcosa in più. E concludiamo questo video con un altro seinen, stiamo parlando di Tracce di sangue numeri 4 e 5. Li ho tenuti lì per un po', mi sono decisa a leggerli, nella speranza, lo confesso, di decidere di droppare la serie perché ne sto seguendo troppe, ma questa lettura mi ha fatto venire voglia di continuarla. Non lo farò subito, comunque sia, non esiste che droppi questa serie perché è molto interessante. Una lettura veramente ansiogena, proprio l'ansia la fa da padrone in questi volumi, che ho letto anche molto velocemente, forse perché sono presenti tante tavole nelle quali non c'è nulla da leggere, ma ci lasciano tantissime emozioni e a questo punto della storia sento di non potermi fermare
ma cercherò comunque di aspettare a recuperare i prossimi per concentrarmi su qualcos'altro che forse mi interessa un po' di più. In ogni caso il manga si incentra sulle vicende di una famiglia nella quale il nostro protagonista, che frequenta le medie, ha una madre molto protettiva e si ritrova a notare dei comportamenti strani da parte di questa donna, che però raggiungono l'apice già nel primo volume. La situazione si fa estremamente malata, ma in qualche modo procede e quindi sì, seguiamo l'ossessione di questa madre per suo figlio e il modo in cui il figlio affronta tutte le varie cose che capitano, perché il punto di vista è il suo. E questo era tutto per il video di oggi, queste erano tutte le mie letture del mese di settembre. Spero che il video vi sia piaciuto e se avete letto alcuni di questi volumi o se state seguendo queste serie vi invito a farmelo sapere nei commenti, a dirmi cosa ne pensate e vi invito a fare le solite cose, quindi mettere mi piace, commentare, condividere il video per far conoscere tutti questi volumi anche ai vostri amici e iscrivervi che siete i benvenuti su Fiore di Ciliegio. Io vi saluto e se vi va mi trovate sempre qui con il prossimo video.